Vuoi imparare l'italiano nel 2023? O forse vuoi cominciare a studiare la lingua italiana in modo più efficace e organizzato? Beh, le prime cose che ti servono sono tanta motivazione e un piano di studio efficace. Esatto, un piano di studio può davvero fare la differenza. Parliamone insieme. Prima di passare all'aspetto pratico di come organizzare un piano di studio, vorrei discutere con te alcuni concetti fondamentali. Ti faccio una domanda. Parlando di lingua italiana, qual è il tuo obiettivo? Qualcuno potrebbe rispondere: voglio parlare fluentemente, voglio raggiungere un livello avanzato di italiano, voglio migliorare la mia pronuncia, voglio scrivere più correttamente. Wow, sono obiettivi meravigliosi, ma ci sono almeno due ma. Numero uno, si tratta di obiettivi molto grandi. Obiettivi che non potrai raggiungere domani o fra una settimana o fra un mese. Il cervello li vede come obiettivi lontani e quindi rischi di perdere la motivazione molto presto. Numero due, si tratta di obiettivi piuttosto generici, astratti e non specifici. Che cosa significa nello specifico parlare fluentemente? Come parla una persona fluente? Cosa devo migliorare della mia pronuncia per parlare correttamente? Per raggiungerlo veramente è importante che il nostro obiettivo sia specifico, misurabile e raggiungibile. Se è misurabile ci permetterà di calcolare i nostri progressi e dopo un mese o dopo 2 mesi potremmo capire a che punto siamo del percorso. Inoltre è importante che il nostro obiettivo generale, specifico e misurabile, sia diviso in obiettivi più piccoli, obiettivi che potrai raggiungere domani, fra 3 giorni, la settimana prossima, perché il raggiungimento di questi obiettivi sarà percepito dal tuo cervello come un successo. Produrrà dopamina e avrai motivazione da vendere. Quindi il primo passo è definire il nostro obiettivo finale, specifico e con una data. Per esempio, raggiungere un livello B2 entro dicembre 2023. Terminare il manuale di livello C1 entro settembre 2023. Secondo passo. Definisci quando studiare e per quanto tempo. E scrivilo in agenda. 20 o 30 minuti tutti i giorni? O 20 o 30 minuti 4 volte a settimana? Passo numero 3, dividi l'obiettivo finale in piccoli obiettivi che puoi raggiungere facilmente e che ti permetteranno durante l'anno di capire a che punto sei con l'obiettivo e con lo studio della lingua italiana. Nella seconda parte del video vedremo in pratica come organizzare un piano di studio, ma se desideri una soluzione semplice che ti permetterà non solo di creare il tuo piano di studio personalizzato, ma migliorare l'italiano giorno dopo giorno in modo divertente, il mio consiglio è sempre Busuu. È una piattaforma straordinaria per imparare le lingue straniere e tra queste c'è anche l'italiano. Busuu contiene centinaia di lezioni di italiano da un livello A1 a un livello B2 e sono tutte complete, efficaci e divertenti. Come ho anticipato, Busuu ti permette anche di creare un piano di studio personalizzato e ti guiderà giorno dopo giorno nello studio della lingua italiana. Proviamo a crearne uno insieme. Nelle impostazioni del nostro profilo di Busuu troviamo la sezione Crea un piano di studio.
Se clicchiamo, Busuu ci informa che gli studenti con un piano di studio hanno 5 volte più probabilità di raggiungere i propri obiettivi. Ottima notizia! Clicchiamo su Dai inizio al piano di studio. Come prima cosa ci chiede qual è il motivo principale che ci spinge a imparare l'italiano e potremmo rispondere divertimento e cultura. Quale livello vuoi raggiungere? Diciamo il B2. Qui possiamo selezionare i giorni della settimana e gli orari delle nostre sessioni di studio. Quindi immaginiamo che vogliamo studiare l'italiano il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato. Quale ora del giorno vorresti dedicare allo studio? Diciamo le 8 di mattina perché mi sveglio presto. Continua. Quanto tempo vorresti dedicare allo studio nei giorni selezionati prima? Diciamo 25 minuti. Busuu calcola come data di raggiungimento dell'obiettivo il 13 giugno 2023. Questa è la data entro cui raggiungeremo il livello B2 sulla base di questo piano e avendo un livello di partenza B1, risultato del test di livello fatto in precedenza. Possiamo quindi salvare il piano di studio. Busuu terrà traccia del nostro progresso nello studio dell'italiano e nei giorni stabiliti ci ricorderà di iniziare le nostre sessioni di studio. Proprio grazie a Busuu, con un piano di studio ben strutturato e le sue lezioni brevi ma complete ed efficaci, ho potuto imparare una lingua straniera come il portoghese. Puoi iscriverti a Busuu gratuitamente attraverso il link che trovi qui sotto e potrai provare gratuitamente anche la versione premium per 7 giorni con tutte le funzionalità sbloccate. Poco fa abbiamo detto che è importante definire degli obiettivi più piccoli, concreti e facilmente raggiungibili. Per esempio, iscriversi a Busuu è un primo passo, un primo piccolo obiettivo che puoi raggiungere questa sera, domani, oppure cercare un insegnante per cominciare un percorso di apprendimento. Acquistare un manuale di italiano per stranieri. Sono tutti obiettivi concreti, facili e raggiungibili. Un primo grande successo per il tuo cervello. È importante però definire anche azioni concrete divise per categorie. Per esempio, la comprensione orale. Un piccolo obiettivo potrebbe essere trovare un podcast che ti piace con le trascrizioni. E poi ascoltare un episodio del podcast per 10 minuti ogni giorno leggendo la trascrizione. Sono solo esempi, Per quanto riguarda il lessico, imparare 20 parole nuove a settimana. E il sabato o la domenica provare a ripassare queste parole creando delle frasi, riassumendo il contenuto di un film o di un articolo o parlando a ruota libera. Grammatica. Studiare il periodo ipotetico del secondo tipo entro questa data. Studiare il periodo ipotetico del terzo tipo entro questa data. O il congiuntivo trapassato, dipende dal tuo obiettivo finale. Per la conversazione, trovare un nativo con cui parlare e fissare 1 o 2 lezioni di conversazione a settimana. Il martedì e il venerdì alle 5, per esempio. Si tratta di piccoli obiettivi e sono concreti e misurabili. Per quanto tempo? Quando? Che cosa devo imparare? Ma non basta definire tutto nella nostra mente. È importante mettere tutto su carta. Ed è qui che entra in gioco la nostra agenda. È importante organizzare qui il nostro piano di studio. Lezione con l'insegnante di italiano oppure lezione di conversazione il lunedì e il giovedì
alle 5 o alle 6. Il martedì 30 minuti di studio dell'italiano, dalle 8:30 alle 9. E che cosa fai in quella mezz'ora? Per esempio puoi ascoltare un episodio di un podcast o un audiolibro per 7 minuti, prima senza trascrizione e poi con la trascrizione. Puoi selezionare le parole che non conosci e che vuoi imparare e fare un riassunto dell'episodio o di quello che hai ascoltato usando il lessico appena imparato. E così passano 20 o 30 minuti. Il mercoledì ancora 30 minuti di studio di italiano, dalle 8:30 alle 9 per esempio. Ma questa volta possiamo iniziare ripassando il lessico del giorno precedente, creando delle frasi, e poi possiamo leggere un articolo in italiano o un paio di pagine di un libro in italiano e lavorare anche in questo caso sul lessico. Abbiamo aggiunto la comprensione scritta. Il giovedì abbiamo la lezione e quindi passiamo al venerdì. 30 minuti di studio dell'italiano e questa volta posso focalizzarmi sulla grammatica. Prendo il manuale e studio il periodo ipotetico del secondo tipo. Faccio gli esercizi che mi propone il manuale oppure creo io delle frasi o provo a parlare usando il periodo ipotetico del secondo tipo, dipende. Posso anche scrivere delle frasi o dei testi per esercitarmi con l'aspetto grammaticale appena studiato, il venerdì nel nostro caso, o per memorizzare il lessico che ho studiato negli altri giorni. Questi sono solo esempi di come organizzare lo studio durante la settimana e le attività all'interno di ogni sessione di studio. E avrai notato che all'interno di queste sessioni abbiamo esercitato tutte le abilità linguistiche, la comprensione orale, la produzione orale, facendo riassunti e creando frasi, la produzione scritta e anche la comprensione scritta, leggendo un articolo o le pagine del nostro libro di italiano. L'importante è avere un piano che sia definito in tutte le sue azioni e che ci porti all'obiettivo finale, definito e misurabile. Ultima cosa, non dimentichiamoci l'importanza del riposo. Un riposo settimanale non è necessario studiare tutti i giorni perché poi diventa un'ossessione e un obbligo e un lavoro soprattutto, ed è importante anche il riposo quando notiamo che la motivazione inizia a calare. Riposiamoci per qualche giorno, anche per qualche settimana, e poi riprendiamo lo studio dell'italiano fissando sempre obiettivi piccoli e raggiungibili. E se vuoi, ricordati che puoi iscriverti a Busuu gratuitamente attraverso il link qui sotto per creare il tuo piano di studio e cominciare ad esercitarti e migliorare il tuo italiano da oggi. Spero di averti dato indicazioni interessanti e importanti per il tuo studio dell'italiano. Fammi sapere se avevi già un piano di studio prima o se comincerai a crearne uno adesso che hai visto il mio video. Grazie per la tua attenzione e noi ci vediamo al prossimo video.